So che molti di voi la stavano aspettando e finalmente eccola qua. E sto parlando di Frankenstein, ovviamente delle Monster High, ma di questa linea da collezione Haute Couture. Questa edizione limitata che sono riuscito ad acquistare sul sito di Mattel prima che andasse sold out. Dopo aver visto Claudine Wolf sempre di questa linea, oggi tocca proprio a Frankie. Quindi iniziamo subito. La sua scatola è assolutamente identica nella forma e nel concept a quella di Claudine Wolf. Infatti, come vedete, è a forma di bara, con qui al centro questo quadrato fatto di finta pelle, con ovviamente il logo Monster High e la scritta Haute Couture, ma dove nel suo caso troviamo un cuoricino spezzato e ricucito. Qui in alto questo simbolo che non so bene cosa rappresenti, ma si vede che c'è dell'elettricità. In questo angolo invece troviamo un fulmine e qui sotto il logo Monster High, ovviamente modificato per l'occasione. Il tutto, come vi dicevo, su questa finta pelle, ma con la stampa azzurra riflettente. Veramente bellissimo, guardate che riflessi. Ma ovviamente questo colore lo ritroviamo anche sul resto della scatola, dove infatti possiamo vedere che oltre all'azzurro abbiamo anche tutti questi dettagli lucidi su carta opaca e sono tutti a tema Frankie. Infatti troviamo qui ad esempio delle viti con dei fulmini, se saliamo troviamo un sacco di cose con elettricità. Qui un altro fulminetto, qui ad esempio troviamo una zip con delle stelline e il logo Monster High ed è tutta piena di questi dettagli a tema Frankie. So che sono ripetitivo, ma guardate che meraviglia questi riflessi, è veramente stupendo. Il retro della scatola è assolutamente identico alla parte frontale, senza ovviamente il logo, ma c'è una piccola differenza. Infatti sul retro troviamo di nuovo tutti i dettagli lucidi su carta opaca, ma l'azzurro è semplicemente stampato opaco, non riflette come nella parte frontale. Ma andiamo a togliere questi scotch per tirare fuori la nostra bambola e poi solleviamo il coperchio e aspettiamo che la scatola si sfili e che Frankie decida di mostrarsi a noi. Con molta calma. All'interno del coperchio, come sempre, c'è questa taschina dove troviamo il diario, che come vedete ragazzi anche questo è fatto di carta opaca ma con i dettagli tutti lucidi. C'è ovviamente scritto che questo diario appartiene a Frankenstein e un sacco di cose scritte all'interno. Vi sfoglio le pagine lentamente, così se volete potete mettere in pausa il video su ogni pagina per leggere tutto quello che c'è scritto, perché come vedete ci sono scritte veramente un sacco di cose e soprattutto ci sono anche un sacco di pagine. Questa cosa mi piace sempre moltissimo perché ovviamente arricchisce la nostra bambola anche di una storia e a me piace un sacco perché ovviamente ci crea un contesto che non ci sarebbe se non trovassimo queste cose scritte. Questi diari che sono i classici diari che si trovavano sempre all'interno delle scatole Monster High. La prima cosa che troviamo assieme a lei è questo qui, che era proprio appoggiato all'interno della confezione e come vedete è il certificato di autenticità, che è semplicemente una cartolina inserita in questa bustina di plastica, dove appunto ritroviamo il logo Monster High, la linea Haute Couture, certificato di autenticità e qui ci dicono che è stata creata in collaborazione con artisti Mattel e credo che questa sia la firma dell'artista che ha realizzato questa Frankie. Sul retro invece altre cose scritte proprio da Frankie, quindi anche qui se volete mettete in pausa perché direi che è giunto il momento di andare a vedere questa meraviglia. Io non lo so, mi sta già facendo impazzire anche solo a vederla così. Come anche per Claudine, queste bambole arrivano protette da questa plastica che ovviamente si può semplicissimamente rimuovere, ma che ci torna molto utile se vogliamo esporre la nostra bambola all'interno della scatola senza farle prendere polvere e quindi senza rovinarla. Ma adesso passiamo all'unboxing. Già appena tirata fuori dal box ragazzi è stupenda. E sì, io la preferisco 100 volte a Claudine Wolf, anche se effettivamente sono bellissime entrambe. Ma iniziando a guardare il suo viso, vediamo che finalmente siamo tornati a delle Monster High con gli occhi ben truccati, con un viso bello, veramente un bel viso. Ma adesso andiamo a vedere perché dico che è così bello. Iniziamo come sempre dai suoi occhi, che sono ovviamente come sempre di due colori diversi, uno azzurro-blu e l'altro invece è verde. Hanno un sacco di dettagli bianchi all'interno per dare profondità e mi piacciono un sacco. Ovviamente sugli occhi ci sono anche delle ciglia rutate e il suo trucco è veramente molto bello.
perché oltre ad avere un sacco di ciglia nella parte inferiore degli occhi, oltre a quelle piantate, abbiamo tutto un ombretto azzurro nella parte superiore dell'occhio, poi abbiamo una linea di eyeliner grafico viola e poi un altro ombretto leggermente sfumato che arriva praticamente sotto al sopracciglio, completamente rosa. Ma vorrei farvi notare che all'interno degli occhi, proprio nell'angolo interno, hanno messo un puntino rosa per renderli ancora più dettagliati e ancora più realistici, veramente stupendi. Le sue sopracciglia invece sono super definite, molto grosse e mi piacciono un sacco, le trovo molto moderne, con un sacco di peletti disegnati all'interno. Mi dispiace che questo viso non sia esattamente quello delle foto di stock, perché quello probabilmente era stato disegnato a mano, a differenza di questi che sono ovviamente stampati in fabbrica. Quel viso era sicuramente più bello, ma anche questo, ragazzi, non scherza. Sulle labbra indossa un rossetto rosso fuoco lucido, bellissimo. Su entrambe le guance abbiamo un po' di blush e sul suo zigomo destro troviamo questa cicatrice, che più che una cicatrice è una ferita cucita, colorata di nero ma con dei dettagli anche argentati. Salendo a guardare i suoi capelli invece sono quasi completamente sciolti, ma lo vedremo tra un momento, se non per la parte frontale che è tutta raccolta in questa codina qui in alto. È stata anche fatta con un sacco di volume e come vedete ha i soliti capelli bianchi e neri di Frankie. Questa codina è stata chiusa qui in alto con un elastico nero e coperta da questo dettaglio di plastica borchiato. Carino, semplice, era tenuto fermo da un elastico che sicuramente andrò a rimettergli perché come vedete non rimane perfettamente in posizione e anzi si rischia di perderlo subito. I suoi capelli però, come vi dicevo, sono veramente lunghissimi, infatti come vedete arrivano praticamente a metà polpaccio, ma sono un pochino incasinati. Guardandoli dal retro sono quasi completamente bianchi, ma vediamo che anche nella nuca hanno piantato queste ciocche nere, proprio come sulla sua fronte. Ma la parte finale, come vi dicevo, è un po' un disastro, infatti risulta grigia più che con le mesh. Sono morbidissimi, sono bellissimi, sono una fibra stupenda, ma sono effettivamente molto incasinati. Penso che con una pettinata si sistemeranno e anzi, sapete cosa vi dico? Vado a provare a pettinarla così vediamo subito se cambiano con una sola pettinata o se serve qualcosina di più. Con solo una pettinata sono già migliorati un sacco, ma come vedete non sono ancora perfetti, quindi credo proprio che andrò a sistemarglieli e andrò a farle dei boccoli o comunque un mosso prima di rimetterla in scatola ed esporla in vetrina. Proseguendo però possiamo vedere che in testa, oltre a questo accessorio per coprire l'elastico, indossa anche queste due specie di forcine, una che è fatta a forma di fulmine tutto azzurro metallizzato e l'altra invece con questa scritta in blu e nero, molto carina ma non metallizzata. Sulle orecchie indossa questi orecchini sempre azzurri metallizzati, con qui attaccato al lobo questo fulminetto, una finta catenina che scende e poi un teschio nella parte finale. Mattel però ha ben pensato, a differenza del Disney Store, di mettere questo piccolo dischetto trasparente di plastica per proteggere la plastica del viso da eventuali macchie che potrebbero causare questi orecchini. Ma passando invece a vedere quello che indossa, il suo outfit è composto da più pezzi, perché per prima cosa possiamo notare tutte queste finte cinture di plastica, realizzate veramente molto bene, tutte argentate, con tutte queste borchie stampate e ad esempio qui al centro sembra esserci una vite e invece qui in basso hanno colorato di blu questa fibbia che sembra proprio la chiusura di questa specie di pettorina, se così possiamo chiamarla. Ovviamente è removibile e così possiamo vedere anche cosa indossa sotto, dove troviamo questa maglia a manica lunga di questa organza nera semi-trasparente con tutte queste cicatrici nere stampate proprio nel tessuto. Lo stesso tessuto lo ritroviamo anche nelle maniche, come vedete sempre con queste cicatrici, ma in più troviamo anche stampato sulla manica destra questo teschio e invece sulla manica sinistra troviamo questi fulmini, tutti stampati con questo azzurro metallizzato. Anche i polsini sono stati realizzati molto bene, con un tessuto azzurro pieno di tinsel all'interno proprio della stoffa, e se togliamo anche questa maglia manica lunga vediamo che sotto indossa questo top fatto dello stesso tessuto dei polsini, sempre azzurro con tutti questi tinsel, con qui sopra realizzato anche un piccolo colletto, ma soprattutto notiamo che ha le braccia ricoperte da questa plastica trasparente, che non c'è solo sulle braccia ma c'è anche sul suo busto. È tutta ricoperta di questa plastica per fare in modo che i vestiti non vadano a macchiare la bambola. Questa è una cosa che mi è capitato di vedere diverse volte nelle bambole da collezione di Mattel e che apprezzo sempre veramente tantissimo. In più possiamo anche già notare che sulle sue braccia ci sono
queste cicatrici, queste giunture diciamo graffettate con tutti questi dettagli argentati che sicuramente riuscirete a vedere anche sotto a questa parte di plastica trasparente, e quel dettaglio lo ritroviamo sempre argentato anche sul suo collo, dove ci sono anche queste due viti colorate di argento metallizzato proprio ai lati del collo. Guardiamo subito quello che indossa sul braccio sinistro, perché troviamo questo braccialetto nero con delle finte borchie argentate e con sotto attaccato questo pendaglietto azzurro metallizzato. Abbiamo capito che è tutto azzurro metallizzato ed è a forma di teschio Monster High. Ma prima di scendere a vedere la sua gonna, vediamo la sua cintura, che è stata realizzata molto bene anche questa, come vedete tutta completamente nera con tutti questi dettagli azzurri. Dovrebbe rappresentare 3 diverse cinture, infatti ci sono 3 diverse chiusure, e qui c'è anche una saetta che attraversa tutte e 3 le cinture. Ovviamente anche questa è removibile, e così possiamo passare a vedere la sua gonna, che è molto bella ed è stata realizzata veramente molto bene, perché è su diversi strati. C'è il primo strato di questo tessuto tutto a scacchi molto bello, sempre sui toni del blu, l'azzurro, il nero, l'argento, e con anche qualcosina di rosso che forse richiama il suo rossetto. I dettagli argentati sono veramente argentati e brillano sotto la luce. Ci sono applicate queste 2 finte cerniere con anche questo pezzettino che non mi ricordo mai come si chiama, e come vedete ha questa forma un po' particolare, da questa parte un po' più corta e poi si allunga lungo i lati. Lo strato sotto invece è collegato sempre a quella stoffa che abbiamo visto prima in vita, ma è fatto di questo tessuto simil pelle, completamente nero, molto bello. Se lo guardiamo nella parte inferiore vediamo proprio che è un tessuto finta pelle, e questo ha uno spacco proprio in corrispondenza della parte più alta del primo strato. Il penultimo strato invece è molto semplice, fatto solo con quella stoffa che abbiamo visto prima, e poi troviamo sotto anche un altro strato di tulle nero, probabilmente per dare un pochino più di volume e anche un dettaglio in più. E anzi scopro solamente adesso che gli strati di tulle sono 2 e non uno solo. Se alziamo la gonna ritroviamo il dettaglio di cucitura anche sulla coscia, e scendendo a guardare le gambe lo ritroviamo anche sul polpaccio destro e qui sulla caviglia sinistra proprio sotto la scarpa. E le sue scarpe sono veramente stupende. Sono degli stivali realizzati tutti argentati, ma che vorrebbero rappresentare un sacco di cinture che si chiudono attorno alle sue gambe. Sono veramente bellissimi. Guardandoli dal retro vediamo anche che nella parte superiore sono chiusi in modo che non si allarghino, visto che sono fatti di plastica morbida, ma hanno questa apertura per poterli infilare e sfilare e quindi farci passare il tallone. Nella parte più in basso invece vediamo che sono sempre argentati, ma hanno il plateau nero e questo tacco che sembra quelle maniglie per dare la corrente in quegli interruttori giganteschi ad alto voltaggio. Se lo guardiamo anche dal retro vediamo che è fatto veramente benissimo e soprattutto si muove, infatti possiamo andare ad alzarlo e poi a riabbassarlo e andrà ad incastrarsi perfettamente in questi pezzettini qui laterali che lo tengono appunto fermo una volta che è giù. Come vedete non ho tolto gli elastici, li rilascio perché essendo tutto di plastica morbida si staccano facilmente, quindi siccome non voglio rischiare di perdere questi tacchi andrò a tenerci gli elastici che gli hanno messo loro in modo da essere sicuro che rimangano sempre lì. Con lei arriva ovviamente il solito stand Monster High che però come vedete è tutto azzurro effetto metallizzato, veramente bellissimo. L'asta e il gancetto dello stand invece sono trasparenti. Ovviamente troviamo anche la solita spazzolina Monster High che, strano ma vero, nel suo caso è sempre azzurra trasparente effetto specchio, infatti mi vedete qui, che brutta immagine. E poi ragazzi arriva con questo zainetto che è stato realizzato completamente di stoffa, molto bello, fatto molto bene. La parte inferiore è di finta pelle nera, la parte superiore ha questa stampa azzurra e nera con questi lacci gialli al centro e queste saette rosse ai lati. Sul retro abbiamo anche le 2 spalline e questo gancetto proprio come tutti gli zaini, ma soprattutto lungo l'apertura c'è tutta questa finta zip con anche questo cosino di cui non ricordo mai il nome, ma ragazzi soprattutto si può aprire e richiudere tramite questo velcro che hanno inserito qui proprio nella parte superiore. Questa è una cosa che non mi aspettavo, è realizzato benissimo, è veramente fatto benissimo e grazie Mattel che ci ricordi che ogni tanto
sai fare anche tu delle cose bellissime. E questa era Frankenstein delle Monster High in questa linea da collezione Haute Couture. Cosa devo dire? Io la trovo bellissima, stupenda, 10 volte più bella di Claudine Wolf, ma ovviamente quello è un discorso soggettivo, perché comunque i dettagli ci sono, la qualità è assolutamente uguale a quella di Claudine e quindi sono contentissimo di averle entrambe. Ve l'ho già detto più volte, purtroppo non sono riuscito ad acquistare Draculaura, magari un giorno cercherò di recuperarla e se la recupererò ovviamente ve la mostrerò. Intanto però ragazzi sono veramente felice di avere loro due, ma soprattutto questa Frankie che ci ha messo un sacco di tempo ad arrivarmi dall'America, ma la trovo stupenda. Mi piace un sacco il suo look, mi piace che abbia le maniche lunghe semitrasparenti, mi piace un sacco che abbia la pancia fuori, i capelli lunghi mi piacciono da morire, le sue scarpe sono fantastiche, quindi questa linea è veramente wow, wow. Wow, triplo wow assoluto per Frankie. Non vedo l'ora di vedere anche le Playline, la riproduzione della prima Wave Monster High, che in teoria a breve dovrebbe arrivare anche qui in Italia, ma intanto mi godo loro due. Ora però fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento, ditemi chi preferite tra Frankie e Claudine, io ovviamente ve l'ho già detto, preferisco lei. Se il video vi è piaciuto, vi è tornato utile o vi ha fatto passare un momento di spensieratezza, lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su Instagram e TikTok. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.